La pittura d'azione, l'impegno fisico e la lotta emotiva hanno fatto di Jackson Pollock uno degli artisti americani più interessanti del Novecento. Scegliendo di abbandonare il cavalletto e dipingendo direttamente sulla tela, stesa sul pavimento, Pollock con i suoi dripping ha rivoluzionato il concetto stesso di opera d'arte. Io sono Clelia e oggi scopriamo Ritmo di autunno, numero 30, di Jackson Pollock del 1950. Il video è diviso in varie sezioni, quindi se sei interessato ad una di queste nello specifico, ti consiglio di andare al minuto che ti interessa e trovi tutte le sezioni anche in descrizione. Ritmo d'autunno è uno dei dripping più famosi di Pollock, non solo per le sue dimensioni gigantesche, ma soprattutto per l'energia irrequieta che ti attira come un magnete nella sua rete di schizzi. Questo lavoro, come molti altri, si basa sul concetto di automatismo, già famoso con i surrealisti. In pratica l'artista consente al suo subconscio di guidare la sua mano e i suoi movimenti. Pollock infatti non programma né questa né altre delle sue opere, non inizia il dipinto pensando già ad un'immagine finita, ma permette che si sviluppi mentre lavora. Nel 1939, mentre è in cura per l'alcolismo, Pollock inizia a portare i suoi disegni alle sessioni di terapia, esplorando possibili interpretazioni con il suo analista. Come artista è interessato all'idea che gli impulsi creativi provengano direttamente dal suo inconscio ed è anche incuriosito dall'automatismo surrealista che sostiene l'abbandono del controllo cosciente al fine di creare immagini casuali. Così nel 1946 inizia a concentrarsi esclusivamente sull'atto di realizzare un dipinto piuttosto che preoccuparsi del suo contenuto figurativo oppure simbolico. Questo diventa il punto di svolta nella sua carriera e gli permette di creare il suo stile unico e personale. La caratteristica principale di quest'opera è il movimento. Il groviglio di linee, schizzi e punti sembra quasi esplosivo. I movimenti energetici e simili alla danza di Pollock sono infatti stati tradotti in movimenti di segni casuali all'interno dell'opera. Dal punto di vista tecnico, Pollock realizza i suoi dipinti a goccia, chiamati in inglese dripping, in un fienile nella sua casa degli East Hampton, a Long Island. Il suo metodo è famoso come action painting e funziona così. L'artista srotola una grande tela sul pavimento del suo studio in modo da poterci camminare intorno e si allunga per poter versare o gettare il colore dove vuole. Alcune volte perfino calpesta la tela quando lo ritiene necessario. E i suoi strumenti di pittura variano da pennelli larghi a bastoncini fino addirittura alcune volte a coltelli. Per questa ragione non esiste un punto focale nella composizione e il centro del dipinto non è più o meno importante rispetto ai bordi. Inoltre poi nel caso di opere enormi come Ritmo d'autunno, l'influenza nei colori dei paesaggi epici del West dove Pollock è cresciuto è palese. In tema di colori, inoltre Pollock preferisce usare gli acrilici al posto ad esempio del classico olio su tela. È una scelta molto diffusa nel pieno del Novecento, sia in America che in Europa, e rimane ancora oggi una delle scelte preferite di molti artisti, perché oggettivamente il colore acrilico è più fluido. Pollock in questo dipinto usa solo 4 colori. Comincia lanciando uno strato di vernice nera, diluita sulla tela con una specie di pennello tozzo. La tela non è preparata, quindi la vernice affonda e viene catturata dal tessuto, così la trama della tela rimane visibile. Poi prosegue con una intricata rete di linee bianche, marroni e di blu grigi. Quasi incastra queste linee fra quelle nere e riesce a bilanciare l'intera struttura dell'opera, secondo me alla perfezione. Questa energica forma di action painting e l'assorbimento totale mentale di Pollock nel processo creativo lo hanno reso sicuramente famoso, ma gli hanno soprattutto permesso di creare linee ed archi nella composizione di quest'opera davvero potente. E probabilmente Pollock non sarebbe arrivato a sviluppare questa tecnica rivoluzionaria se non avesse vissuto dal punto di vista personale una vita fatta così tanto di alti e bassi. Facciamo un passo indietro e scopriamola insieme. Jackson Pollock nasce infatti a Cody, nel Wyoming, e trascorre tutta la sua infanzia in Arizona. Nel 1930 si trasferisce a New York, dove prende lezioni di pittura con l'artista Thomas Benton. Mentre dipinge alcune opere abbastanza figurative, compresi dei paesaggi, lavora anche nella divisione murales del Federal Arts Project, parte di un programma internazionale di finanziamento istituito durante la Depressione americana. Ha un solo grande difetto: non riesce a smettere di bere. Lotta tutta la vita contro l'alcolismo, andando anche per certi periodi da un terapista. Dal punto di vista artistico però è un genio molto fortunato,
perché viene aiutato nella promozione dei suoi lavori da un'altra grande artista, che poi diventerà anche sua moglie, Lee Krasner. Anche grazie a lei, che li fa da gente, i suoi dipinti cominciano ad essere esposti nella galleria di Peggy Guggenheim e, con alti e bassi, diventa sempre più famoso. Il problema è che non tutti capiscono le sue opere astratte e, in effetti, fino a quando non si trasferisce a Long Island, non realizza neanche molti dripping. Lì però può creare opere astratte di grandi dimensioni, dando spazio al movimento e all'espressione personale. Purtroppo però la lotta contro l'alcolismo continua e nel 1956, depresso e alcolizzato, Pollock muore in un incidente d'auto. Il suo stile innovativo rimane nella storia, probabilmente perché è originale, ma al tempo stesso perché ha attinto da una vasta gamma di influenze diverse, da Picasso al surrealismo, fino agli artisti del movimento murale americano come Orozco o Siqueiros, ma anche dalle teorie dell'inconscio e dall'arte dei nativi americani. E in effetti i suoi insoliti metodi di lavoro vengono spesso descritti come dei rituali, e questo dipinto è stato realizzato al culmine della carriera di Pollock, durante un periodo relativamente stabile della sua turbolenta vita personale. Il suo stile libero, fluido, i toni delicati e la complessa struttura quasi a rete mostrano la sua padronanza del colore e le influenze di tutte queste diverse culture nella sua forma di espressione. Se sei arrivato fin qui, benvenuto nell'Arte Club, per tutti gli appassionati d'arte che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sull'opera o l'artista del giorno. Lascia un commento qui sotto con l'hashtag ArteClub e preparati per scoprire la chicca del video di oggi. Pollock dà al dipinto il titolo numero 30 e con questo titolo il lavoro viene esposto per ben 2 volte, alla Betty Parsons Gallery nel 1951 e al Museum of Modern Art nel 1952. Dal 1947 al 1952 Pollock infatti intitola le sue opere con numeri piuttosto che dei titoli veri e propri, per non distrarre gli spettatori con significati suggeriti. I titoli numerati non sembrano però corrispondere alla sequenza con cui le opere sono davvero realizzate. Ma tornando al titolo originale di Ritmo d'autunno, questa versione compare in una mostra del 55, senza più alcun riferimento al numero 30. Non si sa esattamente cosa sia successo e soprattutto chi abbia voluto il cambio di titolo. Quello che si sa però è che in questo periodo Pollock discute della sua arte, quindi anche nello specifico dei titoli delle sue opere, con l'amico critico Greenberg, che probabilmente è la stessa persona che gli ha suggerito inizialmente di utilizzare numeri al posto di titoli veri e propri. Nel 1957 il Metropolitan Museum of Art acquista il dipinto dalla tenuta di Pollock per $20.000 e il curatore del museo, che supervisiona la trattativa, decide di esporlo con il titolo che in teoria Pollock stesso avrebbe preferito, Ritmo d'autunno. Da allora però il lavoro è stato generalmente esposto con un doppio titolo per evitare fraintendimenti, Ritmo d'autunno numero 30. E se questo video in cui abbiamo scoperto qualcosa in più su uno dei capolavori di Pollock e sul dripping ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video sulle opere d'arte più interessanti nella storia. Ti consiglio inoltre di dare un'occhiata al mio video sui 10 film sugli artisti, in cui parlo anche di quello su Pollock, oppure agli altri della serie sui capolavori dell'arte. Grazie e alla prossima!